Chi è? Complimenti, Questa è in usa soltanto oggi o anche in altre occasioni? Di solito l'ho usata. Stupenda. Care Befane e Befani delle due ruote, benvenuti in questo episodio bagnatissimo. Pensavate che i motociclisti milanesi si sarebbero fatti spaventare da qualche goccia d'acqua? Grazie. Grazie. Abbiamo raggiunto anche quest'anno l'inossidabile moto Befana benefica milanese pronta a dispensare un sorriso per un giorno, ma anche per più giorni secondo me. Non ci siamo fatti mancare gli incontri che tanto ci piacciono con centauri agghindati in versione Befana, festeggiamenti con amici di sempre, chiacchierate con forze dell'ordine in versione rigorosamente motociclistica e un po' di storia di questo evento con chi da sempre storicamente lo organizza, cioè il Motoclub Ticinese. Befani tutti, siete pronti a indossare antipioggia e scope di saggina e farci qualche chilometro di sfilata tra le strade di Milano? Siete pronti alla 56esima edizione della Moto Befana milanese? Copritevi bene e iniziamo subito, dopo il minuto dedicato allo sponsor di questo episodio. Adesso basta acqua, basta. Cari motociclisti digitali, oggi uno sponsor davvero top. Parliamo del CarPlay AOC C6 Pro, un dispositivo davvero molto completo per chi ama la moto e cerca un'integrazione perfetta con più funzioni. Questo modello da 6,5 pollici è stretto, largo quel che serve e si integra perfettamente sul manubrio senza ingombro. Come vi dicevo, questo dispositivo è davvero molto completo perché oltre alle normali funzioni da CarPlay è molto figo perché integra 2 dashcam fronte e retro e 2 utili sensori di pressione e temperatura delle gomme che visualizzerete direttamente sul monitor e per installarle basta avvitare i tappini al posto di quelli originali della moto. Quindi potrei dire all in one e con tutto ciò che serve nella scatola super completa e ricca di accessori che vi arriverà a casa. Le dashcam sono sempre attive, registrano in 1080p e possiamo passare tra la vista anteriore e posteriore con un semplice tasto centrale. La visiera parasole è removibile, perfetta in ogni condizione. Lo schermo è luminoso, leggibile anche sotto il sole ed è certificato IP67, quindi niente paura se dovesse piovere. Le app sullo smartphone sono tutte accessibili e la risposta al touch è precisa. E per le chiamate o i messaggi, mi chiederete voi, tutto è ottimizzato per l'uso in moto, grazie all'assistente vocale che vi consente di inviare, ascoltare e rispondere ai messaggi al volo. Il dispositivo si collega tramite Bluetooth e Wi-Fi, ha il GPS integrato ed è compatibile con Apple e Android. Il prezzo è davvero competitivo e dai suoi 200 eurini originali lo potrete ottenere a 164,99 soltanto se acquistate utilizzando il mio link sotto in descrizione. Grazie a Oci e buona continuazione del video. Buongiorno, bentrovati. Ben arrivati voi. Grazie di essere venuti. No, speriamo per il tempo. Come si chiama? Non ci batte nessuno qua. No, assolutamente. Siamo una roccia. L'anno scorso c'eravate? No. Vi do la medaglietta allora. Ah, bene. C'eravamo l'anno Quella prima. di quest'anno. Grazie, Calzina. grazie, Questa. grazie e E questo. un'altra calzina per te. La mia Befana è inossidabile, me la porto via da un sacco di edizioni, comprata in Foresta Nera insieme alla figlia. La Moto Befana benefica è nata con questo intento di portare un aiuto, un contributo, una manifestazione di amicizia sin dalle sue origini, quindi nell'anno in cui appunto c'è stato il primo momento di aggregazione tra i motociclisti milanesi, cioè nel 1968. Brevissimamente, cosa è successo quell'anno lì? Allora, quell'anno lì è successo che alcuni vecchi motociclisti del motoclub ticinese decidono di portare i doni loro direttamente ai centri, e in questo caso si parla dei Martinit, che è nella zona di Rubattino, e quindi ai tempi c'è stata una bella manifestazione, perché c'era anche
la fanfara, insomma c'era una bella manifestazione. Poi via via siamo partiti da Piazza Duomo e lì iniziava il periodo bello, perché in Piazza Duomo, oltre che i motociclisti, l'ambiente e tutto quanto, c'era anche la popolazione che vedeva tutte queste moto e quindi contribuiva anche loro, anche se non erano in moto, insomma, quindi aveva un bel riscontro. Allora, io credo che lo spirito e il piacere e l'amicizia che esprime questo evento non è venuto mai meno. Credo che sia veramente un po' una celebrazione delle amicizie, soprattutto anche delle relazioni che c'è tra i motociclisti e le forze dell'ordine in moto, no? di Milano, perché proprio i primi domini partivano da lì, da questo scambio. Ti ricordi qualcosa di speciale che vuoi raccontare che è successo in questi tanti anni di storia, no? Di questo evento così atteso e così folcloristico a Milano? Allora, la cosa straordinaria è stata questa. Allora, quando credo che è stata unica, la Befana numero X, che non esiste, la Befana benefica numero X è avvenuta l'anno dopo dell'uscita del Covid. Ovviamente ci hanno vietato l'aggregazione di queste moto e quindi perché il comune ci richiedeva il controllo del Green Pass ed era impossibile controllare 2000 moto, 5000 moto. Stiamo parlando di 5.000 moto, ragazzi, 5.000 moto. In Duomo siamo arrivati anche a 8.000, quindi è pazzesco. Sì. E quindi cosa abbiamo fatto in collaborazione con le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, il nucleo dei carabinieri, abbiamo preso 10 dei nostri motociclisti e abbiamo fatto la Befana, siamo andati al Don Orione, abbiamo consegnato le calze e le medaglie. Bello. E siamo andati anche alla Sacra Famiglia. Ovviamente le altre Befane che sono rimaste a casa un po' incavolate perché volevano partecipare anche loro, purtroppo siamo stati costretti a fare questo, insomma, ecco, questo è stato un po' particolare. Io ti ringrazio veramente tanto, Antonio, esprimo un mio ricordo quando durante la Befana benefica, forse di 15 anni fa, Piazza Duomo era completamente innevata e c'era un livello di tolleranza da parte dei vigili, dei carabinieri, dove era tutto consentito, compreso lo sgommare. Sì, c'era gente che faceva i Bernò, faceva tutte queste cose che ovviamente lo fai adesso, ti arrestano, ti portano via. Ovviamente sì, quindi insomma. E lì era tollerato, insomma, ecco. La Befana, sta arrivando la Befana. Scortatissima, tra l'altro, ragazzi, scortatissima la Befana, mica da ridere.
dalla polizia locale e dai carabinieri. Carabinieri e Arriva anche, come una signora. anche della Polizia di Stato, Anche con la polizia di Stato. che quelli là che per l'occasione quelli sono i NIPI. Non tutti lo sanno. No, infatti. Non tutti sanno che allora i carabinieri sono definiti gatti Ok. e poi c'è tutta una storia dietro. La polizia locale sono i motofalchi Ok. e la polizia di Stato sono i NIPI. Se tu guardi sopra lo stemma c'è un uccello che è praticamente il nipio. Sui carabinieri, i carabinieri non hanno i gatti ovviamente, però viene definito perché un nostro precedente carabiniere, che era anche iscritto al nostro motoclub, era quello che aveva creato, insegnato ad andare in moto i carabinieri, quindi C'è tutta una storia. c'è tutta una storia e lui era il gatto numero 1. Com'è? Sempre fortunati qua. Vi siete beccati? Avete voglia? Allora, siamo con la polizia locale. Lascio un attimo il microfono per una brevissima presentazione. Buongiorno a tutti, buongiorno ai motociclisti. Siamo qua in rappresentanza della Polizia Locale, come da tradizione, alla Befana Benefica Motociclistica, un sorriso per un giorno, immancabile la nostra presenza e quindi io personalmente sono Navone Alberto, faccio parte dell'ufficio manifestazione che tradizionalmente collabora all'organizzazione di questo evento e poi in supporto abbiamo questi altri signori. Buongiorno a tutti, io sono il vicecommissario canale, responsabile dell'unità motociclisti e reparto radiomobile a Polizia Locale di Milano. Buongiorno a tutti, vicecommissario Tiziana Traverso, sono il vice del commissario canale nell'unità motociclisti del radiomobile. Allora, parliamo un attimino del legame che c'è tra la polizia locale, le forze dell'ordine e questo evento. È un evento storico che ha quasi 60 anni ormai. Da dove nasce questo legame nella storia? Un po' dallo scambio dei doni? Quello sicuramente, c'era tradizionalmente in passato la Befana del Vigile, poi questa qua si è evoluta negli anni, comunque anche la finalità, lo scopo di questo evento, di questa manifestazione è comunque quella di portare solidarietà. Noi al nostro interno comunque abbiamo mantenuto la tradizione nel rispetto della storia e facciamo sempre una befana del Vigile in un teatro all'interno rivolto agli appartenenti del corpo. Una volta era più rivolta alla cittadinanza e comunque a livello motociclistico noi tradizionalmente abbiamo sempre partecipato a questo evento da 56 anni a questa parte. Io personalmente ne ho fatte 32, 34. Quindi la storia, direi. Siete motociclisti anche al di fuori del, come dire, andate in moto, vi fate qualche giro ogni tanto al di fuori della vostra professione, della vostra quotidianità? Chi è che mi vuole rispondere? Io se vuole. Certo, certamente siamo tutti motociclisti, ovviamente quando facciamo recruiting per trovare nuovi agenti si sceglie sempre tra quelli che vanno in moto anche nel privato, che hanno questa passione. Certo. E quindi noi siamo tutti motociclisti, Oggi io da ne abbiamo sempre. Quanti di moto? Quanti 23. siamo rappresentati da? 23. 23 più 3 della 7, 26. 26 motociclisti che scendono da una moto e salgono su un'altra.
c'è stato un evento in questi anni riferito appunto proprio alla Befana Benefica che vi ha colpito, un'edizione particolare, ricordo quella molto innevata in Piazza Duomo. Anche lì tradizionalmente partiva da Piazza Duomo la Befana Benefica, poi per varie ragioni, per varie vicissitudini ci siamo spostati sempre più all'esterno, ci sono state delle edizioni che partivano da Corso Sempione, adesso abbiamo trovato questa location che comunque soddisfa quelle che sono le esigenze appunto a livello motociclistico e soprattutto anche per quello che c'è intorno, come dire, per creare, generare meno criticità, meno problemi, però funziona benissimo. Quella dell'edizione di Piazza del Duomo era stata un'edizione storica, anche perché questo qui si svolge sempre in questi mesi, quindi difficile magari sperare o auspicare che ci siano belle giornate di sole, è anche successo quello, però come dire questo è il risultato della giornata, della data della Befana che tradizionalmente si svolge il 6 gennaio, non si può pretendere più di tanto. Noi ci prendiamo quello che c'è e quello che viene, poi il resto pazienza. Ci sono state, mi risulta, fino a 5.000 o addirittura 8.000 presenze. Oggi ci saranno probabilmente i temerari, per cui ci prendiamo comunque anche la pioggerellina, ci fa piacere lo stesso. Io vi ringrazio tantissimo per questo scambio, per questa chiacchierata e per tutto quello che fate ogni giorno e soprattutto perché ve lo devo dire, siete motociclisti, e che cosa va? Assolutamente, ricambiamo i ringraziamenti. Grazie mille, voglio aggiungere che per noi veramente ogni edizione è un'emozione speciale, perché andare a trovare delle persone che anche con un nostro saluto riusciamo a migliorare la giornata di queste persone, per noi è veramente un grande piacere e una grande emozione ogni volta che c'è. E il titolo è Un sorriso per un giorno. E effettivamente questo sorriso si porta, direi, no? Ecco. Assolutamente. Allora, e adesso siamo con la Polizia di Stato, ma con un motociclista prima di tutto, oltre che ad essere un agente. Lascio a te, Umberto, presentarti. Buongiorno a tutti, sono l'assistente della Polizia di Stato Umberto Cicoria, in forza alla 6ª sezione motociclisti a cui appartengono l'Enibio, quindi praticamente l'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano. Noi effettuiamo la volante in moto, quindi rispondiamo alle emergenze del 113 e abbiamo il piacere di andare in giro per Milano e aiutare la cittadinanza. Innanzitutto mi ritengo molto fortunato a poter utilizzare ogni giorno i motoveicoli della Polizia di Stato, è veramente un vanto per me. Nel privato anch'io sono un grandissimo appassionato di moto, sono un pilota amatore chiaramente, purtroppo o per fortuna, però sono un pilota di enduro e motorelli, mi piace molto il fuoristrada e sono appassionato a questa disciplina ormai da molti anni e la coltivo nel tempo libero. Il poliziotto a Milano, soprattutto in moto, è un mestiere a cui bisogna prestare molta attenzione, bisogna avere molta esperienza prima di tutto nella conoscenza del territorio. Poi bisogna essere un buon motociclista, perché i pericoli e le insidie sono sempre dietro l'angolo, anche perché noi spesso corriamo per dare ausilio a qualche pattuglia in difficoltà, per correre sulla rapina, per correre sulla rissa, quindi spesso ci troviamo a dover infrangere, così per dire, le regole del codice della strada per poter arrivare prima su un intervento e spesso
è servito l'impiego delle moto per, ad esempio, salvare una vita, persone con intenti suicidi o persone in difficoltà. Ripeto, per noi è un grande vanto poter lavorare in moto, però bisogna tenere sempre gli occhi aperti. Questa è la mia quinta moto Befana. È un evento a cui la Polizia di Stato è molto affezionata, siamo presenti anche nonostante la pioggia, abbiamo collezionato tutte le targhette che poi a fine manifestazione ci vengono consegnate, ce l'abbiamo in bacheca in ufficio. Siamo contenti di poter stare in mezzo a tutti gli altri motociclisti, a dare il buon esempio di guida sicura su strada e condividere con loro la nostra passione. E per concludere siamo con i Carabinieri. Buongiorno, sono il locotenente De Rosa Gennaro, comandante dei motociclisti di Milano. Anche oggi la pioggia ci fa da cornice a questa bellissima manifestazione, è la 56esima. Siamo qui come ogni anno per partecipare a questo evento molto importante e sentito da parte di tutti quanti, sia per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, perché è un qualche cosa che ci prende veramente al cuore, un qualche cosa di molto importante e carino per persone che sono in delle strutture e aspettano ogni anno che arriviamo noi con la Befana a portargli quei doni che li fa sentire importanti in questa giornata e in questo evento molto sentito. Oltre a cavalcare la moto e ovviamente anche il pericolo, no, che caratterizza la gestione della vostra professione in una città come Milano, siete motociclisti al di fuori di questo? Sì, siamo motociclisti al di fuori, ognuno di noi ha una moto che ci muoviamo tutti i giorni sia per lavoro sia per qualche fuori porta tra di noi, e quindi siamo motociclisti in tutto e per tutto. Vuol dire che voi esprimete anche un legame d'amicizia, no? In queste circostanze ci sentiamo un pochino più vicini. Esatto, sì, in questa giornata siamo una grande famiglia, che ci sentiamo tutti uniti, non guardiamo un attimino all'istituzione, guardiamo tutto assieme. Oggi è un evento, è una giornata molto particolare e quindi è la grande famiglia che si muove per fare una beneficenza collettiva nei confronti di chi effettivamente ne ha bisogno. Casco?
fare un applauso a questo maresciallo De Rosa. Grazie. Ma lui è l'ultima come maresciallo. E allora io pensavo di dare un gagliardetto. Grazie. Molto cinese. Grazie. In ricordo dei servizi che ha fatto tutti questi anni, che sono ben 34 anni, capirai? Di moto. Questa è la 56esima edizione di questa meravigliosa Befana motociclista. È bellissimo come ogni 6 gennaio salutare la città con il vostro altruismo, generosità ed entusiasmo. A nome dell'amministrazione di tutta la città di Milano, grazie per quello che fate, per i bambini e le bambine alle quali porterete un sorriso e tutto il vostro calore. Oggi è ancora come dire, meno scontato essere qui. Io mi chiedevo ma l'avranno annullata, invece sono arrivata ed era pienissimo, non si vede la fine neanche quest'anno. Grazie alla polizia locale, grazie ai carabinieri, grazie alla polizia di Stato che vi accompagneranno e vigileranno sulla sicurezza di questa iniziativa. E buon 2025 a tutte e a tutti, grazie, buon giro, buona Befana. Complimenti, anche a te, anche al papà. Fate passare
Carabinieri, polizia locale, grazie per il vostro servizio che oggi è di sempre i cittadini. Potete anche entrare all'interno del punto intervenendo dal punto rono, cioè dal livello di un torno per avvicinarvi il percorso campino con tutto il contorno che potete salutare e potete portare anche al vostro bene. Ragazzi, ho la mano surgelata. Grazie. Voleva un po' di antigelo. Viva la Befana! Viva la Befana! Cos'è? È venuta durante la notte e ti ha fatto il segnaccio? Ti ha fatto il segnaccio? Posso graffiare, posso prendere, posso agganciare. Ma questa è la tua prima moto Befana milanese? Un bagno così, anziché così. Questa è la tua prima moto Befana milanese? Bella lì. Moto Befana bagnata. Devo avere un bicchiere, Mi fa tanto bene, grazie, auguri, Grazie. Qui la nostra moto befanata, tanta roba, ci siamo veramente divertiti ed è stato bello ancora una volta partecipare. Barbara ed io non proseguiremo per la Sacra Famiglia perché dobbiamo rientrare, per cui grazie, spero vi sia piaciuto, spero vi sia divertito, abbandonate le scope e si parte, alla prossima!